Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente parliamo del nostro Napoli, è arrivata l'ufficialità anche se manca solo la firma perché Kim è in Corea a fare il militare, quindi arriverà la firma dopo il servizio militare. Incontro di ieri sera a Lisbona tra gli agenti del coreano e l'entourage del Bayern. C'è l'accordo per pagare la clausola di questi 50 milioni, intorno ai 50 milioni che prevede il contratto che ha con il Napoli. Quindi perdiamo il difensore più forte, eh, non voglio dire d'Europa, però tra i difensori più forti d'Europa per quello che ha dimostrato quest'anno, lo dicono i numeri, lo dice addirittura e soprattutto ciò che ha apportato al Napoli per la conquista dello scudetto. Non c'è delusione nel leggere la notizia, ovviamente, perché sapevamo già a fine campionato che Kim avrebbe lasciato, anche dalle dichiarazioni che poi hanno rilasciato gli agenti. La clausola che nel contratto era appetibile è un tantino bassa per i tanti club d'Europa che possono spendere 50-60 milioni senza pensarci su due volte, però con questo non voglio dire che il contratto stipulato per Kim è stato fatto in maniera errata, anzi il Napoli chiude secondo me un'altra operazione di mercato al top della gestione, perché quando hai preso Kim non potevi sapere, non sapevi che poi sarebbe diventato questo difensore insuperabile per quanto riguarda almeno quest'anno solare. Poi c'è bisogno sempre di riconferme, c'è bisogno di mantenere l'asticella lì. Vedremo poi Kim se si riconfermerà e se diventerà, perché poi ha tutte le carte in regola per diventare il più forte d'Europa, per come la vedo io, per velocità di pensiero, per pulizia di interventi, per tutto ciò che concerne il ruolo del difensore centrale. Kim ha tutte le carte in regola. L'operazione per me ovviamente è stata, l'ho già detto, è stata un'operazione contrattuale da grandissima squadra, come lo sono poi i contratti del presidente, perché a perdere non ci andremo mai a perdere. Dobbiamo vedere però come investire i soldi che arriveranno da questa clausola, e questo è il pallino che mi faccio io, perché i nomi che ci sono in ballo sono Danzo, sono come si chiama quello del Borussia Mönchengladbach, Itakura mi sembra, sì, Itakura, c'è Scalvini, si è parlato a fine campionato, diciamo a inizio giugno già si parlava di Milenkovic della Fiorentina. Danzo dovrebbe essere in pollo, ma non sappiamo se il giocatore comunque venga o meno, perché le ultime lo danno molto più lontano da Napoli che vicino, perché c'è questo incrocio anche tra Lipsia e Manchester City per Guardiol, quindi Lipsia vorrebbe sostituire Guardiol con Danzo, che ovviamente è il miglior difensore della Liga di quest'anno. Tanta roba, 40 milioni mi sembra più o meno dovrebbero cadere sul piatto per portare questo difensore al Napoli. Garcia voleva Danzo, vedremo chi arriverà. Io posso solo dire che visto anche l'Europeo dell'Italia, visto il gioco in una difesa a 3 che ha fatto all'Atalanta e anche nella nazionale Under 21, non lo so se Scalvini sia pronto o sia adeguato per una piazza come Napoli al momento, perché devi giocare a 4, perché c'è bisogno anche di un tantino, secondo me, di esperienza europea in più, soprattutto nel reparto difensivo, perdendo uno come Kim Min-jae. Vedremo il Napoli su quale profilo andrà e chi porterà al posto del coreano per sostituirlo. L'ho sempre detto e lo ribadisco, non voglio dire che è più semplice, però diciamo che c'è molta più scelta per sostituire una punta, non per sostituire Osimhen e portare un altro Osimhen che al primo anno sfondi le porte e sappia perfettamente cosa fare, però c'è più scelta per sostituire un 9 che per un centrale difensivo, perché chi ha i centrali difensivi buoni se li tiene, e da questo punto di vista possiamo andare di nuovo ad analizzare il contratto. No, il contratto andava fatto così e va bene per come è andata. Ringraziamo Kim per tutto ciò
che ci ha dato e per l'attaccamento a questo sogno che poi è arrivato finalmente dopo 33 anni. Vedremo il Napoli su quale profilo andrà a parare. Mi auguro però di investire come si deve sul centrale di difesa, perché poi in attacco c'è un altro discorso da fare sugli esterni. Vai a rinforzare gli esterni. Garcia la prima punta non la sfrutta come Spalletti sfruttava il gioco della prima punta, in questo caso Osimhen. Con questo non voglio dire che è meglio che se ne va Osimhen e investiamo sugli esterni, attenzione, ma voglio solo dire che nella possibilità, perché la possibilità che Osimhen parta c'è ed è reale, dobbiamo vedere come andare a parare al centro dell'attacco e sul centrale di difesa. E se dovessi fare una divisione di milioni, tra virgolette, presi poi da queste due cessioni, andrei ad investire più milioni sul centrale di difesa, portando veramente uno ad hoc, che non prendere poi un 9 pagato molto più di quanto lo si possa pagare o gonfiato come valore di mercato, e va a finire che poi non ti garantisca comunque, perché è difficile che chi viene al posto di Osimhen ti possa garantire quelle 25-30 reti annuali subito dal primo anno. Poi mai dire mai, dipende sempre dal profilo che arriva, però se dovessi io dividere i milioni spenderei qualcosina in più per il centrale di difesa. Tutto qua. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Ringraziamo ancora Kim Min-jae e ce ne faremo una ragione, come abbiamo sempre fatto tutti gli anni col calciomercato, soprattutto l'anno scorso. Ragazzi, non cominciamo ad inveire di nuovo sulla gestione dei contratti e sull'ADL Pappone, eccetera, 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 perché il Napoli con i 64 milioni di Cavani si è rinforzato, con i 90 milioni di Higuain si è rinforzato ancora di più e lo sarà sempre se hai i soldi alla mano. Quindi con queste due cessioni, nel caso dovessero essere due, mi auguro che perdiamo solo Kim a questo punto, però con la clausola di Kim sicuramente si andrà a prendere un profilo all'altezza. Detto questo, ragazzi, sempre forza Napoli e iscrivetevi al canale. Ciao.